Care amiche e cari amici di Dentro la Storia, ben ritrovati con il nostro appuntamento domenicale con le puntate speciali di approfondimento, le lezioni di SuperProf. Conoscete già SuperProf? È una grande piattaforma online che permette di interconnettersi in tutto il mondo con tanti insegnanti di lingue differenti ma anche di materie differenti. Su SuperProf infatti trovate tanti professionisti di diversi settori che vanno dalle materie strettamente curricolari all'arte, lo sport, la musica e molto altro ancora, e che vi permettono di interconnettervi e conoscere, capire, apprendere. SuperProf è una piattaforma innovativa perché potete scegliere non solo l'insegnante ma anche la modalità di insegnamento, se la preferite 1-1 in modalità presenza oppure semplicemente con una lezione video come questa che state facendo, ovviamente personalizzata. Trovate anche me tra i vari docenti. Quindi cosa aspettate a conoscere di più SuperProf? Cliccate sul link in descrizione e ne saprete sicuramente di più. Oggi la nostra puntata dedicata agli approfondimenti, alle lezioni di SuperProf è focalizzata su un ambito geografico e geopolitico molto preciso e su un periodo storico che spazia dal XVIII secolo fino ai giorni nostri. Oggi parliamo infatti delle radici dell'Arabia Saudita, quello stato che noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto grazie alle sue risorse petrolifere, ma che, citando una vecchia canzone di Raffaella Carrà, oltre non alle gambe ma al petrolio, c'è molto di più. Il regno dell'Arabia Saudita ufficialmente ha meno di un secolo di storia, almeno con questa denominazione, almeno con questa dominazione. La penisola arabica ha una storia lunghissima che non affrontiamo qui per ragioni di tempo e soprattutto di pertinenza, ma quello che a noi interessa è il fatto che all'interno della penisola arabica siano sempre esistite diverse tribù che oggi noi chiamiamo arabi, ma che in realtà si sono distinte nel corso dei secoli per costumi, usanze, a volte anche per scelte sociali, morali e religiose. Ecco appunto, la dinastia Saud, che è una dinastia antichissima, differisce dalle altre per una scelta maturata proprio nel XVIII secolo. Nel 1744 Muhammad bin Saud incontrò in un'oasi, l'oasi di Al-Uyayya, un predicatore. Questo predicatore si chiamava Muhammad ibn Abd al-Wahhab e aveva una visione diversa dell'Islam. Era una visione che riportava, almeno nelle intenzioni, alle origini coraniche, alla prima predicazione, quindi a quella maomettana. Una visione che veniva vista come eccessivamente ortodossa, per non dire eretica, in un periodo in cui l'Islam era sostanzialmente dominato da una visione molto differente dell'Islam, dovuto all'avvicendarsi nel corso dei secoli di diversi predicatori e di diverse visioni. Ora, questo non è un video di educazione religiosa o di storia delle religioni, ma qualcosina ne dobbiamo parlare perché è chiaro. All'interno dell'Islam sappiamo che la visione maggioritaria è quella del sunnismo, ma all'interno del sunnismo ci sono differenti interpretazioni. All'interno di questa grande famiglia dell'Islam sunnita possiamo trovare quelle che possono essere definite come delle sette o comunque delle scuole interpretative. Una di queste è la scuola ambalita. L'ambalismo è un madhab che all'interno dell'Islam sunnita si occupa delle problematiche connesse alla legge coranica. Viene visto l'ambalismo come il ramo più puro dell'Islam sunnita, ma a volte questo ramo puro può diventare qualcosa di eccessivamente puro o estremamente teso al purismo. È il caso del wahhabismo, che non a caso viene definito ultraconservatore, austero, a volte addirittura fondamentalista, perché propone una visione assolutamente letterale delle scritture coraniche. Ora torniamo al nostro personaggio, a Muhammad ibn Abd al-Wahhab, questo predicatore che nell'oasi incontra l'emiro bin Saud. Questo incontro fa cambiare radicalmente il corso della storia. Muhammad bin Saud è il fondatore della casa saudita. Fondatore non tanto perché sia stato il bin Saud, ma perché è stato lui il capostipite del primo stato saudita. Con lui la dinastia ha davvero origine, la dinastia regnante. E questo incontro modifica la visione del mondo arabo da parte
della dinastia saudita, proprio grazie alla predicazione di Al-Wahhab, che propone a Saud di diventare il difensore di un Islam più puro, meno contaminato, meno afflitto da determinate devianze che vengono accusate già in quel periodo, la metà del XVIII secolo. Questa strana alleanza tra il predicatore e l'emiro si rinsalda in maniera notevole. Gli stessi turchi se ne accorgono. In quel periodo l'Arabia è sotto il dominio dell'impero ottomano e l'emersione tanto di una visione diversa dell'Islam quanto di un nuovo dominio con pretese di indipendenza rispetto al dominio ottomano non piace a Mehmet Ali, governatore dell'Egitto, e ancor meno al sultano di Costantinopoli, che ordina proprio ad Ali di eliminare definitivamente quella che viene definita l'eresia wahhabita. Questa esigenza viene avvertita a partire dal 1801, anno in cui i Saud, con una campagna militare, conquistano la città santa sciita di Karbala, in Iraq, e vi impongono la predicazione wahhabita. Karbala è molto importante all'interno del mondo islamico, perché lì era morto il nipote di Maometto, Hussein bin Ali, quello che secondo gli sciiti è l'ultimo imam. Successivamente i wahhabiti prendono il controllo anche di Mecca e Medina, cioè prima e seconda città santa dell'Islam. Sappiamo la terza è Gerusalemme. Da questo momento in avanti i turchi ordinano ai loro sottoposti, a cominciare dai chedivei egiziani, di far sloggiare a tutti i costi i wahhabiti dei luoghi santi e poi distruggere il regno saudita, il primo regno saudita. L'intervento egiziano, l'intervento militare, non è velocissimo ma efficace. La campagna inizia il 3 settembre del 1811 e si conclude 2 anni dopo con la conquista della Mecca. Medina era già stata presa. Da quel momento in avanti le forze saudite e wahhabite si ritirano verso l'interno, verso la zona più desertica, quella teoricamente più difficile da controllare e quella più ostile. Si rifugiano nel cuore dell'Arabia per sottrarsi a morte certa. Nel 1824 un nuovo imam discendente di Saud, si chiama Turki ibn Abdallah bin Saud, elegge Riyadh, l'attuale capitale dell'Arabia Saudita, quale sua capitale del nuovo stato wahhabita. Qui però emerge una delle tante rivalità che contraddistinguono il mondo arabo, la rivalità fra clan. Se avete visto i film Lawrence d'Arabia, e spero lo abbiate fatto perché è un capolavoro ancora oggi, vengono descritte proprio queste rivalità, il fatto che tra i diversi clan e le diverse tribù è molto difficile per il popolo arabo andare d'accordo, trovare un punto di equilibrio e di unione. Ed è quello che avviene anche nel cuore dell'Arabia nel XIX secolo. Il secondo regno wahhabita è appena sorto e già comincia una rivalità, questa volta tra il clan Saud e il clan al-Rashid. Quest'ultimo approfitta di un periodo di sbandamento dei Saud per lanciare una campagna militare di conquista, distruggendo Riyadh e scacciando i Saud, che sono costretti a rifugiarsi nelle oasi in attesa di tempi migliori. Ma questa fuga continua dei Saud, oltre a irrobustirne le fila, a formare un esercito silente, lontano, ma sempre più compatto, sempre più convinto nella fede wahhabita e sempre più determinato alla rivincita, provoca anche l'interesse di qualcun altro. Questo qualcun altro è l'impero britannico, che a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con le conquiste in Africa, inizia a guardare con sempre maggiore attenzione a ciò che avviene nel Medio Oriente, poiché la decadenza ormai inarrestabile dell'impero ottomano costituisce motivo di interesse per i traffici commerciali inglesi e non solo. Verso la fine dell'Ottocento gli inglesi iniziano a inviare missioni in Arabia, missioni politiche e militari, per convincere le varie tribù a sollevarsi contro l'impero ottomano. Queste missioni acquisiscono ulteriore importanza quando scoppia la Grande Guerra. Non appena l'impero ottomano decide di schierarsi al fianco degli imperi centrali, una decisione tra l'altro provocata in parte dagli inglesi, che requisiscono delle navi da guerra ordinate ai cantieri britannici dal sultano per una questione semplicemente di mera sopravvivenza sui mari. Dicevamo, da quel momento in avanti queste missioni acquisiscono una nuova importanza, vengono foraggiate di armi,
vettovagliamenti e soprattutto molto oro, perché gli arabi sono disposti a combattere, ma hanno necessità di mezzi. Alcuni vogliono essere proprio pagati per combattere, altri invece chiedono tutto ciò che è necessario per potersi sollevare. Qui viene marcata una netta differenza. La dinastia Hascemita, che tradizionalmente aveva ricevuto il compito di custodire, proteggere e organizzare i luoghi sacri dell'Islam, quindi Mecca e Medina, per i pellegrini, si schiera apertamente a favore degli inglesi e contro i turchi. È quello che viene narrato da Lawrence d'Arabia nel suo libro I sette pilastri della saggezza, che viene ripreso nel film di cui parlavamo prima. I sauditi accettano l'aiuto britannico, ma inizialmente non si muovono. Preferiscono continuare ad addestrare il loro esercito, dicendo agli emissari inglesi che si tengono pronti come riserva dall'interno per attaccare di retroguardia i turchi. In realtà i sauditi non si muoveranno mai. Hanno elaborato una nuova strategia, una strategia di desistenza, non farsi notare, per poi colpire al momento giusto. E il momento giusto non è durante la Grande Guerra, arriva diversi anni dopo. Arriva a Grande Guerra conclusa, a proclamazione del regno Hascemita d'Arabia, un regno che però non ha il pieno controllo del territorio, e arriva soprattutto quando il nuovo emiro dei Saud, Faisal al-Saud, si ritiene pronto. Saud durante la Grande Guerra, come detto, ha irrobustito il proprio esercito. Prima dello scoppio della Grande Guerra, con l'aiuto degli inglesi, si è ripreso Riyadh, l'ha sottratto ai suoi antichi rivali degli al-Rashid. 1924 segna l'anno della grande offensiva saudita e wahhabita in Arabia. Gli Hashemiti, i discendenti di Faisal, vengono spazzati via. Sono costretti a scappare nei regni controllati, cioè in Iraq e in Transgiordania. Tra il 1924 e il 14 ottobre viene presa la Mecca, il 5 dicembre Medina, e il 1926 la campagna militare wahhabita sconvolge tutta la penisola arabica e si arriva finalmente a maggio del 1927 con la conquista dell'ultimo territorio, il Najd. Questi territori, l'Hijaz, il Najd, Jeddah, i territori interni e i territori santi, vengono uniti il 22 settembre del 1932 in un nuovo stato, il terzo stato saudita, quello che oggi chiamiamo Arabia Saudita, Saudi Arabia per gli inglesi. La dizione ufficiale è Regno dell'Arabia Saudita, un regno che ancora oggi, a distanza di meno di un secolo, è rimasto immutato nelle leggi interne e nell'organizzazione dello Stato. È una monarchia assoluta, non c'è un Parlamento, non ci sono partiti politici. È diverso dagli altri stati arabi. Provate a pensarci. Gli stati hascemiti, l'ultimo di questi è il regno di Transgiordania, sono delle monarchie costituzionali. Poi ci sono tante repubbliche, il Libano, la Siria, l'Iraq, l'Egitto. Sono tutte repubbliche, anche se alcune di queste sono delle autocrazie. L'unica concessione in Arabia Saudita fatta dal re, dal monarca, sono delle piccole elezioni locali per eleggere gli amministratori dei territori periferici. Ben poco. L'altra grande novità rispetto agli altri stati della zona è l'applicazione letterale della Sharia, la legge coranica. Rispettando il wahhabismo, questa visione austera dell'Islam sunnita, in Arabia si guarda prima di tutto al rispetto dei dettami coranici e della Sunna. Queste leggi, che vengono raccolte all'interno della Sharia e vengono fatte risalire al profeta Maometto, non consentono margini di manovra. Non siamo nelle democrazie liberali, dove i parlamenti hanno il potere legislativo e quindi possono eventualmente correggere la rotta, magari anche in presenza di una Corte Costituzionale che possa agire da contrappeso e da organo di controllo. Qui invece c'è solo una discendenza diretta dal monarca di una legge sacra che va rispettata in maniera assoluta, e per farla rispettare c'è una polizia religiosa e un tribunale coranico. Non è esattamente una teocrazia l'Arabia Saudita, non è l'Iran, e non solo perché l'Iran applica lo sciismo. In Iran la discendenza diretta della legge è sempre di natura teocratica, ma viene decisa da un collegio di ayatollah e di ulema. Qui invece abbiamo una scrittura sacra da cui viene ricavata una legge che viene applicata letteralmente, senza se e senza ma. La visione dell'Arabia Saudita per quanto riguarda non solo
il diritto, ma la politica. È una visione, la potremmo definire abbastanza assolutistica, per non parlare del manicheismo politico. L'Arabia Saudita divide il suo mondo in alleati di interesse e nemici. Gli alleati di interesse, che quindi sono semplicemente degli stati con cui l'Arabia Saudita accetta delle partnership, sono alleati di stampo economico, di stampo occasionalmente politico o occasionalmente militare. Sono stati che possono ricoprire una posizione utile alla monarchia saudita per raggiungere determinati obiettivi. Obiettivi che possono essere la ricchezza, il miglioramento delle condizioni dello Stato stesso o l'espansione della sfera di influenza saudita in quell'ambiente. I nemici, neanche da dirlo, sono tutti gli avversari possibili e riconosciuti. Avversari che a volte possono essere molto vicini, come nel caso dello Yemen, dove da molti anni l'Arabia Saudita appoggia il governo minoritario che recentemente è stato messo in fuga dai cosiddetti ribelli Houthi. Se lo Yemen può essere definito come il Vietnam dei sauditi, perché da lì l'Arabia Saudita non riesce a sganciarsi, non riesce a trovare una via d'uscita e soprattutto non riesce a far vincere la propria fazione, va detto che la predominanza dell'industria petrolifera aiuta moltissimo i sauditi e anche la predicazione wahhabita. Una buona parte dei proventi dell'estrazione e della vendita del greggio vanno a favore della predicazione internazionale del wahhabismo, che non attecchisce ovunque, a questo bisogna fare molta attenzione, ma rappresenta uno dei pochi casi di predicazione internazionale in ambito contemporaneo. Se noi ricordiamo l'espansione islamica dalla predicazione iniziale di Maometto in avanti, abbiamo un periodo di conquista militare prima della penisola arabica, poi del Medio Oriente, dell'Africa, delle propaggini europee, pensiamo alla Spagna e poi successivamente ai Balcani e ai Carpazi. Con la sconfitta sotto le mura di Vienna arriva la fase di definitivo arresto dell'espansione islamica e di successiva regressione, lasciando qua e là alcune comunità, pensate alla Bosnia, pensate all'Albania e al Kosovo, in cui permangono ancora oggi dei forti nuclei islamici. Lo scopo del wahhabismo non è, almeno non più, la conquista militare, ma è la conquista delle menti e delle morali. Il wahhabismo si propone come una ricetta di revisione arcaica del primo Islam, quello delle origini, quello di Maometto. Una visione che è spesso osteggiata perché è ritenuta oscurantista, vecchia, violenta e propugnatrice di un mondo assolutamente manicheo. Chi ha ragione in tutto ciò? Di fronte alla natura stessa dell'Arabia Saudita, quale regno assolutista, non si può certo dire che vi possa essere spazio per un dibattito diplomatico o addirittura civile, tale da consentire il confronto tra le idee. È chiaro che il wahhabismo è ancora oggi, a distanza da quasi 3 secoli da quel famoso incontro nell'Oasi, il supporto necessario e vitale della famiglia Saud. I Saud esistono grazie al wahhabismo, il wahhabismo sopravvive grazie alla famiglia Saud. Questo è un doppio principio ambivalente che si interseca e che non può essere reciso senza provocare la morte di entrambi i soggetti, il wahhabismo da una parte, la dinastia Saud dall'altra. È un matrimonio di interessi, è chiaro, ma anche un matrimonio consolidato. Nel corso dei secoli la famiglia Saud teoricamente avrebbe anche potuto rinunciare alla dottrina wahhabita, ma ha scelto consapevolmente di difenderla e di ergersi a paladino della stessa, semplicemente per una questione più che morale e religiosa, politica. Cosa differenzia la casata Saud da tutte le altre tribù arabe? Solo quello, la fede cieca nel wahhabismo e la volontà di portare il wahhabismo ovunque sia possibile. Un tempo con le armi, ora con la diplomazia e con i petrodollari. Questa è la lezione che arriva dall'Arabia Saudita. La possibilità di trasformazione, di evoluzione della predicazione islamica da una semplice forma di violenza anche verso gli stessi arabi a una persuasione alimentata con le parole, con gli scritti e con i soldi. L'Arabia Saudita è oggi un interlocutore centrale per gli stati occidentali per le questioni energetiche, ma lo è ancora di più come baricentro di un nuovo mondo politico. I famosi accordi di Abramo, sottoscritti anni fa, partono da lì, dalla necessità di riequilibrare il Medio Oriente utilizzando il vecchio sistema, quello ancestrale, quello delle origini,
la possibilità di pacifica coesistenza, mantenendo ognuno la propria identità. In questo l'Arabia Saudita gioca la propria partita, una partita rischiosa, ma condotta col piglio dell'esperienza. E in tutto ciò, ancora oggi, guardando all'Arabia Saudita, possiamo restare ammaliati dai progressi tecnologici, dalle grandi città, dalle metropoli sorte anche nel nulla in mezzo al deserto, dal fatto che in Arabia Saudita i servizi essenziali, l'acqua corrente, l'energia elettrica, l'aria condizionata siano gratuiti per tutti. È un sistema adottato dalla monarchia per ottenere il tacito e pacifico consenso da parte della popolazione. Ma dietro tutto ciò, dietro la ricchezza, dietro l'agiatezza, dietro i lussi, le comodità, c'è solo una monarchia assoluta che ancora oggi si regge, come abbiamo detto, su una dottrina molto particolare e che quando si siede ai tavoli di discussione con i propri vicini o con altri stati lontani, in fondo resta sempre e comunque l'espressione di quel Saud che incontrò nell'Oasi il predicatore e che decise di fare di quella dottrina e di quel nome, Wahhab, un vessillo destinato a durare per sempre. Io vi ringrazio per l'attenzione per questa nuova lezione dedicata all'Arabia Saudita e in generale all'universo di Superprof e vi esorto a restare con noi per nuovi potenti contenuti che troverete a breve qui in Dentro la Storia.